Ciao a tutti e bentornato a chi mi segue già. Oggi voglio farvi vedere un tutorial per fare le fasce scaldaorecchie. Sono delle fasce appunto invernali che servono per riparare le orecchie. Come vedete qui, infatti, sono più alte delle fasce normali. Servono dei tessuti elasticizzati per farli. Appunto, come potete vedere, coprono perfettamente le orecchie e la fronte, quindi sono utilissime in inverno. Sono dei tessuti elasticizzati, come potete vedere. Questo qui è un grigio perla. Questo è appunto il tessuto che ho utilizzato. Che ho utilizzato per fare la fascia color panna. E poi per il tutorial utilizzerò questo tipo di tessuto qui, sempre un tipo maglia molto sottile. Poi vi fornirò tutti quanti i dettagli di queste stoffe sotto la descrizione del video, quindi subito sotto il video c'è appunto il box informativo dove troverete il link per acquistare questi tessuti. Bene, non mi resta che farvi vedere appunto questo tutorial. Vi ricordo inoltre sempre di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto e di attivare la campanella per restare aggiornati sui prossimi video che usciranno. Mi raccomando, poi sempre condividete. Dunque, per prima cosa prenderemo la circonferenza della nostra testa. La circonferenza si misura prendendo il girofronte, quindi la parte diciamo più larga della testa, quindi questa parte qui, perché deve passare proprio su questa parte qui, che è quella diciamo più larga, quindi il girofronte è inteso questo qui. Quindi prenderemo la nostra circonferenza della testa. Da questa misurazione che avremo, ad esempio la mia circonferenza della testa è 52, per tessuti molto elastici, ad esempio questo qui, io tolgo 4, anche 5 cm, dipende dall'elasticità del tessuto. Per tessuti meno elastici ovviamente ne toglierò 3 di centimetri. Quindi mi raccomando questa regola. In questo caso, nella fascia che ho fatto prima panna, ho tolto 3 cm e quindi ho tagliato la stoffa della lunghezza di 49 cm. Nel caso di questa qui, che è molto elastica, l'ho tagliata di 48 cm. Nel caso di questa, che è ugualmente molto elastica, taglierò di 48 cm. Quindi è circonferenza della testa meno 4 cm per un tessuto piuttosto elastico, meno 3 cm per un tessuto leggermente meno elastico. Ecco qua il mio tessuto. Infatti la misura è di 48 cm per un'altezza di 22 cm. Anche questa può variare e può arrivare fino a 25 cm. A questo punto piego il tessuto a metà . Dritto contro dritto, mi raccomando, dritto contro dritto, e vado a spillare. Dopo aver spillato il tessuto, i due lati lunghi del tessuto insieme, andrò alla macchina da cucire e farò un punto o zigzag o un punto overlock. Per chi avesse la taglia e cuci può tranquillamente utilizzare quella, anzi sarà un lavoro ancora più pulito rispetto alla macchina da cucire, ma non è necessaria la taglia e cuci, si può fare tranquillamente anche soltanto con la macchina da cucire. Andiamo alla macchina. Come potete vedere, non parto quindi dall'inizio del tessuto, ma partirò da più avanti, 2 cm più avanti, e il tessuto lo
lo metto in riga con questa parte del piedino qua, lasciando la letta del piedino, quindi avrò questa letta del piedino che farà da guida per andare dritta. Il punto che utilizzerò in questo caso è un punto overlock di questa macchina qui. Mi raccomando, quando si cuciono i tessuti elasticizzati, di non tirare mai il tessuto, trascinarlo troppo. Bisogna semplicemente accompagnare il tessuto e cercare di farlo stare più dritto, diciamo, possibile. Quando avete terminato la cucitura non tirate il tessuto, perché vedete come fa? Quindi va preso qui e tiriamo. Ora andiamo a fare i punti che non abbiamo fatto prima, quindi togliamo il filo in eccesso che ci dà fastidio e adesso giriamo, quindi sta qui, giriamo e partendo da prima, quindi non da dove finisco i punti, da dove ho iniziato i punti, ma partendo un po' prima, almeno 1 centimetro prima, ecco qua. Vado a fare la chiusura. Questa è la cucitura che ho ottenuto. Bene, qui questo è come si presenta il lavoro a questo punto. Vi faccio rivedere la cucitura. Che, ripeto, può essere fatta tranquillamente con la taglia e cuci, anzi viene un lavoro molto più pulito, ma tranquillamente si può fare anche con la macchina da cucire. Questo lavoro lo possono fare anche le principianti, con un po' di pazienza ovviamente. Allora, a questo punto ho risvoltato il mio tubolare, lo giro, quindi lo metto con la cucitura in giù, in basso. Quindi questo va su questa parte qui, da cucitura a bordo, da cucitura a bordo. Piego da cucitura a bordo indietro, piego da cucitura a bordo in avanti e ottengo questo, che andrò a fermare con delle mollettine. Vi faccio vedere nuovamente. Questa cucitura sarà un po' più difficoltosa perché sono tanti gli strati di stoffa, specialmente quando la stoffa, diciamo, non è così sottile come nel caso di questo tipo di stoffa qui. Quindi nel caso di questa qui, se voi vedete, io ho fatto una cucitura dove sono partita facendo una leggera curva e questo aiuta molto sia la partenza che la chiusura della fascia. La stessa cosa ho fatto nell'altra fascia, questa qui grigio. Questo vi aiuta, è un piccolo trucco, diciamo, che vi aiuta a cucire meglio quando sono tanti strati di stoffa, ecco. Ora possiamo andare alla macchina e cucire appunto facendo una piccola curvatura qua, quindi iniziare con meno strati di stoffa, andare su e poi riscendere leggermente qui, dove appunto prenderemo un po' meno strati di stoffa. Andiamo alla macchina.
Quindi con lo stesso punto di prima, non ho cambiato punto, con lo stesso punto di prima faremo questa cucitura. Bene, a questo punto ci troviamo in questo modo qui, quindi abbiamo fatto la cucitura, io l'ho fatta 2 volte, quindi l'ho fatta una prima volta e poi una seconda volta. Non ci resta che risvoltare la nostra fascia. Questa fascia qui, per quanto è leggera ma allo stesso tempo calda, è un'ottima soluzione per le bambine. Ovviamente per i bimbi, sempre nello stesso identico modo, prendete la circonferenza della testa e diminuite, in questo caso di questo tessuto qua che è veramente tanto elasticizzato, potete togliere anche 5 cm. Ovviamente non fatela troppo stretta, perché poi magari per i bambini, avendo la pelle più delicata, può dar fastidio, quindi magari è meglio che sia leggermente più comoda, ovviamente non che scende, però che sia leggermente più comoda rispetto a che stringa troppo. Però potete tranquillamente togliere 5 cm. E tra le altre cose, essendo appunto così elastica, non ci saranno problemi anche con la crescita, cioè sarà una fascia che utilizzeranno per parecchio tempo. Oltretutto il tessuto è leggero ma caldissimo, davvero. Adesso ve la faccio vedere sul manichino. Questo è come viene dietro. Il nodo, ribadisco sempre, il nodo va dietro perché è la parte più stretta della fascia e quindi è la parte che dà meno fastidio. Queste sono le fasce appunto che ho realizzato. Questa qui sembra un velluto, una ciniglia più che un velluto, una spugna di ciniglia sembra. È morbidissima. Il mio tutorial è terminato, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per restare appunto aggiornati per quanto riguarda i prossimi video in uscita, anche perché dopo la fascia e dopo lo scaldacollo che ho fatto già l'altra volta faremo ancora un ulteriore accessorio per l'inverno. Non mi resta che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Ciao!